Smartphone. Compriamo questi oggetti per connetterci con il mondo, ma senza saperlo. Abbiamo messo un microfono e una telecamera H24 nelle nostre tasche. La maggior parte delle persone pensa che per essere hackerati serve un errore. Cliccare sul link sbagliato, scaricare l'allegato di uno sconosciuto, fidarsi della persona sbagliata. Ma nel mondo della cyberguerra moderna, le regole sono cambiate. Esiste un'arma invisibile che non ha bisogno dei tuoi errori per distruggerti. Non lascia tracce, non mostra notifiche, può entrare nel tuo telefono mentre stai dormendo semplicemente inviandoti un messaggio che si cancella da solo un secondo dopo. Pegasus. E questa è la storia di come il software concepito per dare la caccia ai peggiori criminali del pianeta è diventato l'arma di spionaggio di massa più temuta del XXI secolo. Per capire cos'è oggi, dobbiamo fare un passo indietro, a circa 15 anni fa. Herzliya, Israele. Un gruppo di ex membri delle unità di cyber intelligence d'élite dell'esercito fonda una compagnia privata, NSO Group. Il loro obiettivo, sulla carta, è nobile: creare un software in grado di penetrare i telefoni criptati di terroristi, narcotrafficanti e pedofili per prevenire stragi e salvare vite umane. Governi legittimi di tutto il mondo iniziano a fare la fila fuori dai loro uffici, firmando contratti da decine di milioni di dollari. All'inizio Pegasus era uno spyware tradizionale, richiedeva l'interazione dell'utente, ma con il passare degli anni, Apple e Google hanno reso i loro sistemi operativi sempre più blindati. Per sopravvivere e continuare a vendere il loro prodotto, gli ingegneri di NSO Group dovevano trovare qualcosa di fantascientifico. E ci sono riusciti, scoprendo i cosiddetti Zero Click. Oggi Pegasus non è più solo uno strumento per le forze dell'ordine, è un'arma politica a tutti gli effetti. Le inchieste internazionali del Pegasus Project hanno scoperchiato un vaso di Pandora terrificante. Lo spyware è stato acquistato da governi autoritari e democrazie insospettabili per essere puntato contro giornalisti d'inchiesta, attivisti per i diritti umani, avvocati e persino capi di Stato europei. Pegasus ha accesso totale. Leggi le tue chat crittografate su Signal o WhatsApp prima ancora che vengano cifrate. Copia le tue foto, ascolta le tue chiamate e può attivare microfono e fotocamera per trasformare il tuo telefono in una spia ambientale permanente. Ma come si comporta un software del genere nella realtà? Come fa un hacker seduto alla sua scrivania a prendere il controllo totale del tuo dispositivo senza toccarlo? Scaldiamo il terminale e prepariamo una simulazione. Come vedete sullo schermo abbiamo emulato il mio vecchio telefono Android. Ovviamente non useremo il vero Pegasus perché quello è un software governativo illegale e blindato da milioni di dollari, ma utilizzeremo invece un RAT, quindi un Remote Access Trojan. È un RAT open source da ethical hacking e fa esattamente la stessa cosa, quindi permette a un computer remoto di prendere il controllo dello smartphone e questo ci servirà per capire dietro le quinte cosa vede un hacker quando vi spia. E perché non stiamo utilizzando proprio Pegasus? Perché ovviamente, ragazzi, è un RAT di livello Enterprise e livello militare, quindi a differenza di quelli comuni che richiedono che l'utente clicchi su qualcosa, Pegasus si installa da solo. Tecnicamente parlando è uno zero click. A livello tecnico lo scopo finale è lo stesso: dare a chi sta al computer il controllo remoto totale del dispositivo. Apriamo un nuovo terminale e la prima cosa da fare è vedere esattamente che indirizzo IP ha preso la macchina Kali, quindi andiamo con un IPA e vediamo che l'indirizzo IP della macchina è 192.168.1.111. Quindi per far capire come si comporta Pegasus dobbiamo prima generare l'agente che entrerà nel sistema. Nel mondo dell'ethical hacking o dei test di penetrazione si usa uno strumento chiamato MSF Venom. È un generatore di payload, ovvero un tool che permette di impacchettare del codice malevolo all'interno di un file apparentemente innocuo. E come vedete in basso, cosa stiamo facendo esattamente in questo passaggio? Stiamo dicendo al software tre cose fondamentali: il tipo di payload, quindi gli diciamo che deve colpire un sistema Android sfruttando una sessione di Meterpreter di tipo reverse TCP. Significa che non saremo noi a forzare l'ingresso, ma sarà il telefono a collegarsi al nostro computer. L'indirizzo IP di casa, in questo caso è Kali, ovvero l'1.111, e poi la porta di comunicazione. Quindi apriamo un canale specifico per far passare il traffico dati senza blocchi.
e infine compilando tutto sotto forma di un file APK. APK è il formato standard delle applicazioni Android e lo chiamiamo con un nome generico, in questo caso aggiornamento sicurezza. Una volta scritto il codice e dato i parametri corretti, diamo un invio e il nostro payload verrà creato dopo un tot di secondi ed effettivamente pesa all'incirca 10 MB. Ora che il nostro APK malevolo è pronto, dobbiamo fare tecnicamente la seconda mossa. Avviamo MSF Console. Questo pannello diventerà la nostra torre di controllo. Apriamo un altro terminale e ci scriviamo MSF Console. E mentre la shell carica, il nostro computer deve mettersi tecnicamente in una modalità chiamata handler o ascolto passivo. In parole povere stiamo dicendo a Kali di rimanere lì ferma ad aspettare che il telefono infettato si svegli e chiami verso la macchina Kali. All'interno della shell MSF ci scriviamo use multi/handler, diamo un invio e la shell verrà configurata. Dopo, con un set payload android/meterpreter/reverse TCP non faremo che settare quindi il nostro payload, settiamo le nostre porte di comunicazione, in questo caso come lhost l'indirizzo IP di Kali e poi un set l port sulla 4444. Diamo un invio e infine lanciamo exploit. Bene, lui che cosa fa? Starta il reverse TCP e rimane in ascolto. Dopodiché non faremo altro che trasferire il nostro APK chiamato come aggiornamento sicurezza.apk, lo trasferiamo all'interno del mio vecchio telefono Android. Bene, precisiamo una cosa, nella realtà Pegasus entrerebbe qui sfruttando una falla zero click, ad esempio attraverso un pacchetto dati invisibile inviato magari su WhatsApp che si autoinstalla in background senza che l'utente veda nulla. Nel nostro laboratorio invece, in questo caso, per replicare esattamente questa dinamica ed evitare comunque che lo schermo mostri installazioni manuali, abbiamo comunque precaricato il pacchetto nel sistema. A sinistra lasciamo la console di MSF Console aperta, dopodiché un doppio clic, diamo tutti i consenti e diamo un ok. E come potete vedere ragazzi, all'interno della shell di Meterpreter si è creata il Meterpreter Session 1 Opened. Quindi in questo caso che cosa è successo? La mia applicazione all'interno del telefono si è insediato in maniera silenziosa e ora mi rimanda la shell all'interno della macchina Kali. Effettivamente io ora da qui posso comandare il telefono. In questo caso facciamo un webcam list. Abbiamo due webcam, quindi la back camera e la front camera. Con il comando record_mic-d5 non faremo altro che dire registra da questo telefono per 5 secondi. Effettivamente diamo un invio, lui starterà il servizio, starà già registrando per 5 secondi e poi lo salva all'interno della nostra cartella. È esattamente questo. Se facciamo un doppio clic abbiamo la nostra registrazione. Ovviamente possiamo anche utilizzare altri comandi, ma ci limiteremo a giusto l'essenziale per farvi capire comunque le dinamiche. In questo caso andiamo con un sysinfo e come potete vedere abbiamo la versione Android 13 basata su architettura Linux ARC64. Se invece diamo un PS ci elenca tutti i processi attivi all'interno del nostro smartphone. Con il comando ipconfig invece le diamo a dire esattamente che indirizzo IP ha il nostro telefono Android e come potete vedere abbiamo sull'interfaccia 3, quindi la VLAN, il wifi, l'indirizzo IP 192.168.1.109. Questo è esattamente ciò che accade dietro le quinte di un attacco informatico. Come avete visto sul nostro laboratorio, per un utente comune il telefono non ha mai smesso di funzionare normalmente, quindi nessuna notifica strana, nessun rallentamento, nessun'app che si apre da sola, è nettamente invisibile. Dall'altra parte invece l'hacker o l'agenzia di sorveglianza si trova davanti a un pannello di controllo completo, ha accesso alla struttura del sistema,
può vedere i flussi di rete del dispositivo e comprendere anche l'identikit, quindi del bersaglio, in questo caso l'hardware. Questo ci fa capire che la cyber security moderna non si combatte più contro virus microscopici che bloccano lo schermo con un teschio, ma contro agenti silenti che lavorano nell'ombra della memoria RAM. E quindi è importante fare una precisazione fondamentale. L'esperimento che abbiamo fatto oggi si basa su strumenti di testing standard. Software commerciali di livello militare come Pegasus vanno oltre. Non richiedono nemmeno che l'utente scarichi un file, sfruttano le cosiddette vulnerabilità zero day e meccanismi zero click, inserendosi quindi attraverso una chiamata modificata, un SMS che magari si autoelimina, eccetera. Quindi ragazzi, la logica che abbiamo visto comunque prima rimane la stessa. Creare un canale di comunicazione nascosto chiamato Command and Control per esfiltrare i dati sensibili. Quindi non vi preoccupate perché le agenzie governative che gestiscono il cosiddetto spyware Pegasus non intaccheranno mai comuni mortali come noi. E quindi come possiamo difenderci da minacce di questo tipo? Sicuramente i permessi nelle app, delle impostazioni di privacy del vostro telefono, controllate quali applicazioni hanno accesso costante alla fotocamera, microfono e alla posizione. Il potere quindi del riavvio, perché sembra illogico, ragazzi, sembra strano, ma riavviare il telefono ogni giorno serve. E perché serve? Perché molti malware avanzati o spyware comunque moderni evitano di iscriversi in modo permanente sul disco per non essere quindi rilevati dagli antivirus, in questo caso anche dal telefono, e risiedono dove risiedono nella memoria RAM. In questo caso, se noi riavviamo il telefono regolarmente, anche la memoria RAM viene comunque riavviata e quindi interrompe la sessione dell'attaccante, costringendola quindi a dover rieseguire, in questo caso, l'infezione da zero. E poi, come ultimo, aggiornamenti costanti. Non rimandate mai le patch di sicurezza, perché quando ci sono aggiornamenti da fare è perché sicuramente hanno scoperto qualche falla di sicurezza e quindi hanno rilasciato una patch importante. E quindi, se questo viaggio dietro le quinte del cyberspionaggio vi è stato utile per capire come funzionano davvero queste tecnologie, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se avete già controllato i permessi del vostro telefono. E quindi, come diciamo sempre io e Gino, restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.